Grandi festeggiamenti per il compleanno della Jaguar XK. Tantissimi modelli, siamo a casa dell'amico Cristiano Luzzaco. Ciao Cristiano. Ciao Armando, è con vero piacere che vi ospito anche questa volta a vedere la collezione delle mie Jaguar XK in occasione appunto di questo 70° anniversario della data di presentazione al Salone di Londra della Jaguar XK 120. Senti, io direi di dare comunque fuoco alle polveri e cominciare a raccontarci questo stupendo modello che vediamo qui a fianco a noi. Allora, modello e anno di costruzione. Qui si tratta di un XK 120 Roadster, denominata anche OTS, che stava per Open Two Seater, quindi una vettura estremamente sportiva con soltanto 2 posti, quindi pilota e accompagnatore, che è stata la vettura che praticamente ha iniziato la stirpe delle Jaguar XK. Questo è in particolare un modello del 52, un po' modificato perché è ispirato ai colori delle Courier Corse, famosa scuderia scozzese che ha ottenuto grandissimi successi con le vetture Jaguar negli anni 50. L'XK 120 è un modello che è nato quasi per caso, perché nel 1948 Sir William Lyons doveva presentare al Salone di Londra una nuova berlina, ma questa berlina era in ritardo nella sua gestazione e quindi in tempi da record, con le maestranze interne della fabbrica, decise di proporre questa vettura sportiva, che fu in effetti un disegno a mano libera sua e una maquette costruita in scala 1:1 in legno, che fu esposta nel giardino di casa di Sir William Lyons per capirne le valenze estetiche, le ombreggiature, la linea aerodinamica e tant'altro. Quindi fu messa in cantiere in tempi velocissimi, fu costruita completamente in alluminio, infatti le prime 200 XK 120 furono eseguite totalmente con una struttura in legno di frassino rivestita in pannelli d'alluminio. Cristiano, la sigla XK 120 da cosa nasce? Nasce dall'intuito di William Lyons, il quale già nell'anteguerra, nel presentare il modello SS90, legò questa sigla alla velocità massima della vettura. In seguito all'SS90 fu introdotta la famosissima SS100 e nel dopoguerra, quando il marchio SS fu abbandonato per ovvi motivi, introducendo definitivamente il marchio Jaguar, introdusse il 120 perché 120 miglia orarie erano la velocità che questa vettura Lyons dichiarava poteva raggiungere. Quali modelli sono stati prodotti dell'XK 120? La 120, come abbiamo detto, è nata nella primissima serie, i primi circa 200 modelli, in alluminio con intelaiatura in frassino. Poi è stata prodotta la versione che presentiamo oggi completamente in acciaio, nella versione Roadster, e solo in seguito fu introdotta la versione coupé come continuazione e completamento della gamma, e per ultima nacque la versione cabriolet 2 posti. Cristiano, qual è il motivo che spinse la Jaguar a produrre l'XK 120, una macchina come l'XK 120? William Lyons era consapevole che il governo inglese dava dei fortissimi incentivi alle aziende che esportavano il 70% almeno della loro produzione. Quindi doveva proporre per il mercato americano una vettura che facesse scalpore a tutti gli effetti, che avesse una grande potenza, che avesse una linea assolutamente innovativa, anche se mutuata da canoni stilistici che alcuni dicevano derivassero dalla Bugatti Atalante o dalle Talbot, e che diventasse subito l'icona del jet set americano ed internazionale. Grande velocità, grande potenza. Qual è stata la genesi motoristica dell'XK 120? La genesi motoristica è molto importante ed è alla base di 40 anni di successi della Jaguar. Infatti questo motore, che fu creato per la XK 120, continuò ad equipaggiare tutte le produzioni Jaguar fino agli anni 80 nelle sue evoluzioni. È un motore che all'epoca, quando nacque, con un 6 cilindri bialbero a cam in testa, era alla pari dei motori più potenti, e solo Ferrari e Alfa Romeo avevano qualcosa di analogo disponibile. Non a caso l'XK 120, nata come vettura roadster, imposta subito nel mercato del jet set
internazionale divenne immediatamente una vettura da competizione. Chiunque comprava un XK120 stradale come era di serie poteva, togliendo semplicemente parabrezza, paraurti con piccoli alleggerimenti della macchina, competere nelle gare più importanti del mondo. Un'automobile delle grandi prestazioni, una vera sportiva, una vera Jaguar con grandissime finiture. Sì, infatti l'obiettivo della Jaguar era quello di produrre vetture che si distinguessero non solo per le prestazioni ma anche per le finiture e per il lusso degli equipaggiamenti. Nelle vetture Jaguar non mancava l'equipaggiamento in pelle Connolly e non mancava mai una strumentazione particolarmente completa che doveva dare al guidatore l'esatta condizione del funzionamento del motore e della vettura. Abbiamo quindi contagiri, contachilometri, amperometro, livello del carburante, pressione dell'olio e temperatura dell'acqua. Il tutto è collocato al centro del cruscotto, molto ben visibile e soprattutto molto comodo, perché ricordiamoci che la Jaguar è una vettura inglese. Quindi quando dovevano allestire le vetture con guida a destra piuttosto che guida a sinistra era sufficiente modificare i due pannelli laterali del cruscotto e spostare la guida sull'altro lato. Che sensazioni si hanno alla guida di un XK120? C'è solo un modo per poterle descrivere ed è entusiasmanti. Infatti calarsi nell'abitacolo di questa vettura dalle proporzioni così ridotte, stringere questo volante con un diametro così ampio, avere questo piantone dello sterzo talmente vicino da sentirselo quasi addosso, significa entrare immediatamente in simbiosi con la vettura. Quando poi si accende il motore, il rombo ti fa venire i brividi. Cristiano, ci spieghi il significato di questa targhetta apposta? Ma questa targhetta fu inserita sui cruscotti delle Jaguar XK120 di serie a dimostrazione che queste vetture, così come erano di produzione, erano esattamente identiche a quelle che superarono il record a Giabecche in Belgio di 141 miglia orarie.